Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Toro, e le tendenze energetiche disponibili per il primo semestre del 2026. Abbiamo la carta dell'imperatrice, amici del Toro, che diciamo gioca a vostro favore, nel senso che è una carta di forte concretezza. È una carta di espansione, ma è anche una carta che ci parla di gestazione. Può essere la gestazione di nuove idee, di un progetto, ma può anche fare riferimento alla gestazione di un figlio e quindi alla maternità. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare queste letture ho pubblicato un video, una guida, trovate il link sotto nella descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, sono tre, uno è un corso base di metafisica, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e in questo periodo sto pubblicando un corso base di numerologia. Inoltre vi ricordo che sono aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi di livello intermedio che si terrà a gennaio 2026. Anche di questo trovate tutto nella descrizione o sulla pagina web. Bene, andiamo a vedere. Ok, partiamo con un 9 di coppe, un re di coppe, abbiamo l'imperatrice nuovamente, un cavaliere di coppe, gli amanti, abbiamo un 10 di spade, e un asso di spade, 10 e 1. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, vediamo di spiegare un po' quello che è, diciamo, la cosa più importante. Nella lettura generale andiamo a vedere la cosa più importante, il movimento energetico che risalta di più nel primo semestre del 2026. In un secondo momento andremo a vedere l'evoluzione di queste carte mese per mese, quindi cercherò di dirvi quando succede che cosa. Tenete presente che questa è la prima di 4 letture, quindi rimanete sintonizzati e non perdetevi la lettura spirituale, quella sull'amore e sulle relazioni e poi c'è quella sull'economia e lavoro. Partiamo da questo 9 di coppe. Asso di denari e regina di coppe. Può essere un nuovo inizio amoroso, vi dirò ragazzi. Andiamo a vedere anche il re. Due di pentacoli, sole, 6 di pentacoli e 8 di bastoni. C'è come questa voglia di andare avanti. Vi dico, ho la sensazione che sia iniziato come un progetto, un qualche cosa, ci sia stato l'inizio di un nuovo cammino. Dove comunque, cioè se fosse stato un progetto, per esempio, che è iniziato, può essere, può aver avuto un inizio prospero, un inizio importante. C'è come questo 9 di coppe che mi dice che c'era una certa soddisfazione in questa cosa, in questo percorso che avete iniziato. Con il re di coppe si tratta di imparare a gestire le emozioni nonostante
gli alti e bassi che questo progetto, che questo nuovo inizio potrebbe avere. Per qualcuno si tratta della maternità, di una gravidanza o della paternità, dipende se siete uomini o donne. Tenete presente che la parola figli nei tarocchi può essere sostituita con la parola progetti. Quindi, in base all'età che avete, alle scelte che avete fatto nella vita, adattate la lettura alla vostra realtà. Andiamo a vedere l'imperatrice. Mm. 4 di bastoni, imperatrice nuovamente. Avete 3 volte l'imperatrice, ragazzi. Cioè, qui se c'è un qualche cosa che è iniziato un po' per gioco, un po' così in sordina, vi dico che secondo me nel 2026 prenderà una certa struttura, una certa concretezza. Non vi nego che potrebbe essere un bambino, quindi se è quello che cercate, dateci sotto. Se non fosse il bambino, se fosse un progetto, per esempio, chiamiamolo così che è un po' più generico, ehm, potrebbero essere necessarie delle, come vi posso dire? È come se doveste farvi in quattro per riuscire a fare tutto, per riuscire a mantenere le cose stabili, per riuscire a crescere. Qui avete anche il sole, che anche lui è una carta di crescita, di abbondanza, di prosperità. Il 6 di Pentacoli è una carta che mi parla sì di equilibrio, ma anche di accordi, di scambi commerciali, di contratti. Se fosse una questione inerente a dei figli magari grandi, date, ma date il giusto, non date troppo. E io comunque qui ho la sensazione che stiate cercando la vostra stabilità, la vostra tranquillità anche. Potrebbe essere una ricchezza che vi fa sentire al sicuro, una casa per qualcuno potrebbe essere, il suggellare una relazione che è iniziata un po' così e che vi dico potrebbe effettivamente avere degli alti e bassi. Quello che pecca in questo progetto o in questa situazione, in questa relazione, è la comunicazione, che secondo me ha bisogno di essere fluidificata, di essere più sincera, più cristallina, più aperta, più, come vi posso dire, trasparente. Andiamo a vedere il re di coppe, il cavaliere di coppe. Papa? Uh, ragazzi. Cavaliere di coppe e papa butta tanto proposta di matrimonio, eh? Cioè, l'andare è un passo successivo. Questa è una zona di comfort nella quale vi siete ritrovati o probabilmente eravate nella fine del 2025. Ehm, non lo so, siete come in questa fase di ok, inizio qualche cosa, ci metto un attimo per prendere l'equilibrio con questo progetto, con questo qualche cosa di nuovo, però poi tutto mi dice che visto che cercate la vostra stabilità, potrebbe anche essere che qualcuno abbia una relazione e cerchi la maternità. Qui arriva una grande proposta. Ora, se fosse una questione lavorativa per voi, potrebbe essere una proposta di collaborare con qualche grande impresa, con qualche multinazionale, con qualche ehm, punto di riferimento del vostro settore. Se fosse una relazione romantica, potrebbe arrivare la classica proposta: andiamo a vivere insieme, creiamo famiglia, sposiamoci, ufficializziamo la nostra relazione. E voi comunque vi dico, state cercando questa stabilità, questa tranquillità, questa serenità di base. Andiamo a vedere gli amanti. 5 di spade, infatti.
Io la sensazione che avevo è che voi potreste rimanere un attimino lì e rifiutare questa proposta, no? Se non è il rifiutare, è il prendervi un attimo il tempo di fare le giuste valutazioni. Però c'è un 5 di spade, quindi confusione mentale ce n'è non poca. Mm. Diciamo che quando ci sono il 5 di spade e il mago, al contrario, non è mai troppo positivo. Andiamo a vedere 10 di spade. 8 di pentacoli, fante di spade. Andiamo a vedere anche l'asso. Regina di spade. E 7 di coppe. Ok. Datemi una carta per il mago. 6 di coppe. Ragazzi. Allora, quello che vi devo dire. Vi dico, questo gruppo di carte di solito non è una buona combinazione perché parla di manipolazione e io ho chiesto una carta in più, che è il 6 di coppe, e che mi fa venire in mente che potrebbero manipolarvi con una favola. Manipolarvi non in senso cattivo, nel senso che potrebbero marcare un po', calcare un po' la mano, spingervi, forzarvi no, però essere insistenti sì, su questa scelta, questa proposta che vi vengono a fare. Ora, la carta degli amanti parla della scelta per amor proprio, però fate attenzione al tipo di scelta che vorrete fare, perché qui abbiamo anche un 8 di pentacoli e un fante di spade. È come se fosse necessario mettersi al lavoro e mantenere un monitoraggio di questa situazione o di questa relazione. Il 10 di spade, come vi ho detto prima, un 10, quindi chiude cicli, di solito chiude il ciclo della sofferenza e sento che alla fine con questo asso di spade le cose saranno più chiare, più definite. Perché? Perché sento che ci sarà una chiacchierata sul tipo di futuro che voi vedete, sul tipo di possibilità che vedete, su quello che volete voi da un progetto lavorativo, da una relazione di coppia, come volete voi impostate le cose, insomma. Con questo asso di spade viene a galla la vostra volontà, come volete impostare voi le cose. E sinceramente, considerato che abbiamo la regina di spade, sarete ben determinati, cioè è come se aveste fatto come un elenco, una lista, un qualche tipo di schema ehm, al quale attenervi per arrivare a questo 7 di coppe. Tenete comunque presente che 7 di coppe è una carta di illusioni e anche il mago è l'illusionista. Che dirvi, parte tutto benissimo, però avete il fante di spade, tenete sotto controllo i movimenti dell'altra persona e le dinamiche che si creano tra voi e questa persona o le dinamiche della situazione. Sarete portati a fare una scelta, secondo me, e che qualcuno, credo che non sappia se voglia o no effettivamente unirsi con questa persona, sia che sia a livello lavorativo, sia che sia a livello romantico, sia che sia per un progetto. È come se ci fosse una sorta di tentennamento. Nel momento in cui voi tentennate, l'altra parte, hop, è lì che vi dice, dai, facciamo così, ti propongo ancora questa cosa. È come se vi facesse una proposta che non potete rifiutare. E vi toccherà scegliere, però occhio a non farvi manipolare, occhio a non farvi illudere, ok? Andiamo a vedere mese per mese, quando succedono le cose. Dieci di bastoni, 9 di spade,
Fante di pentacoli, 9 di coppe, sacerdotessa e giustizia. Dunque, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno. Facile. A gennaio abbiamo questo 10 di bastoni che mi parla di un lasciare andare. Guardate, vi dirò, per come si sono messe le carte, secondo me ehm, potrebbe arrivare questa proposta. Dipende dalla decade in cui siete nati, però. Se siete nati, diciamo, agli inizi del segno zodiacale, io ho come la sensazione che questa proposta potrebbe già arrivare verso dicembre 2025. Se siete più in là con la data di nascita rispetto al segno zodiacale, parliamo di marzo. Ora, io credo che questa cosa vi sconvolga un po', come vi dicevo prima, mi sembra quasi che non siate del tutto sicuri di voler associarvi con qualcuno, perché finché è un accordo qui con questo 6 di pentacoli va tutto bene. Nel momento in cui diventa un qualche cosa di più ufficiale con il Papa, tendete a tirare indietro. Potrebbe esserci un momento di defiance a aprile dove vi prenderete come il tempo di pensare e vi dirò, a maggio c'è la sacerdotessa, è come questo tempo di... Mi viene da dirvi, perché c'è sia la sacerdotessa che la giustizia al contrario, è come se incorreste poi in un periodo di austerità, di sacrificio probabilmente, di lavoro, di sforzo per riuscire ad ottenere questo obiettivo che vediamo qui, questa proposta che vi fanno, no? Vi faccio un'ipotesi concreta per farvi capire. Avete iniziato a frequentare una persona, vi trovate benissimo, siete solari, vi si apre il cuore, state benissimo così come siete e questa persona invece magari vuole di più e vi dice andiamo a vivere insieme, ipotesi. Non vi convince tanto l'idea, però siccome dall'altra parte hanno una serie di motivazioni abbastanza convincenti, potreste decidere di sì, ok, va bene, proviamo. Da lì in avanti, una volta presa questa decisione, è come se si dovesse lavorare per magari, non lo so, mettere via i soldi della caparra piuttosto che mettere via i soldi per i mobili. È come se ci fosse un momento dove dovete stare alle regole. Occhio però, perché sì, giugno finisce con la giustizia al contrario, potrebbero esserci dei disequilibri. E vi dirò, se la persona non vi convince proprio tanto, cioè, oppure se è talmente insistente ad andarvi ai nervi e da volerla mandare a stendere, quello farete. Cioè, se per voi è un punto proprio imprescindibile, mentre l'altra persona continua a insistere, secondo me arriverà a un certo punto dove direte no, basta, cioè, stavo tanto bene prima, sto tanto bene anche da solo piuttosto che da sola nel mio lavoro, nella mia vita. Vi dico, siccome potrebbe esserci questa aria di manipolazione, come se aveste un sentore con la sacerdotessa, potrebbe anche essere che con queste carte, perché comunque c'è un 8 di pentacoli, quindi e un fante di spade. Quindi secondo me potreste anche essere di quelli che dicono va bene, proviamo e vediamo come va, o proviamo nel senso continuiamo a frequentarci,
parliamo di questa casa e vediamo come gestiremmo i soldi, se siamo sulla stessa lunghezza d'onda, cioè è un dire sì per prendere tempo fondamentalmente. E intanto si continua a monitorare la collaborazione tra voi o la relazione, adesso dipende, ok? Va bene. Però io questa imperatrice la sento molto come il vostro potere personale, quello che voi volete, quello che siete in grado di fare, la vostra volontà, la vostra forza anche economica, la vostra forza di carattere, la forza creatrice, quello che sapete creare anche da soli, non avete bisogno. È questo un po'. E che secondo me siete in una zona dove voi vi bastate o comunque in qualche modo ce la fate. Quando arriva questa persona vi scombussola un pochettino e potrebbe anche non convincervi del tutto e non è che vedo l'insistenza, però vedo come se, come vi posso dire, c'è comunque una carta di costanza, di tan tan tan, di martellamento costante, quindi sì, si può tradurre come insistenza. E se proprio non sopportate il modo di fare che ha questa persona, vi dico che 10 di spade e asso potrebbero essere la chiusura e la fine, e la chiusura e l'inizio di un capitolo nuovo, di qualche cosa di nuovo. Vi dico così perché qui la giustizia è anche girata al contrario, parla di separazioni. Cioè, non vedo che sia una separazione, anzi è qualcosa che inizia, cresce e a un certo punto c'è un oddio, ma veramente dobbiamo andare avanti? Stavo tanto bene così. Vi spaventerete un pochettino solo. Ehm, Occhio perché questa zona dove vi parlavo delle manipolazioni potreste anche essere voi a manipolare le informazioni, perché comunque qui c'è un 6 di coppe, c'è come un'idea un po' troppo ingenua, di certe cose. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Pigrizia, che è un 9 di coppe. Vabbè, ve lo metto qua. Sì, c'è come questa pigrizia a cambiare. Molte volte è l'ego che ci blocca, che non ci fa cambiare. Ecco, trasformazione. Perché per cambiare bisogna sacrificare una parte di noi stessi, bisogna fare uno sforzo, anche solo per cambiare casa bisogna mettere tutto nei cartoni, sistemare tutto bene, organizzare i viaggi, chiamare la ditta di traslochi. C'è un movimento intorno che va fatto, però è quello che vi serve per trasformare un nuovo capitolo, secondo me, della vostra vita. La carta della trasformazione qui è la carta della morte e il 10 di spade è un arcano minore della morte. Quindi può essere che ci sia una trasformazione interna da parte vostra attraverso questa proposta che vi fa rimanere un po' lì così. Non posso dire che è il sogno che si compie, perché avete prima bisogno di trasformare, soprattutto queste idee un po' troppo ingenue, come dicevamo. E quello che vi posso dire, lavorate sulla comunicazione di coppia, volete le stesse cose, ma anche come aziende, cioè nel senso i due referenti si incontrano e se c'è una fusione si parla di quali sono le linee da seguire comuni, se magari c'è una collaborazione si può parlare se il cliente non paga come ci si comporta, chi assorbe quanto della perdita, cose di questo genere. Fatemi sapere nei commenti, ragazzi. Mm. Parla di una promozione ad aprile. Potrebbe questo evento essere anche appunto la promozione. Sì, ma vi ho detto, secondo me questa proposta arriva a marzo-aprile. Diciamo per i nati della seconda e terza decade del segno.
Ok, andiamo a vedere adesso qualche parola sulla quale focalizzarvi per il 2026 o per il primo semestre del 2026. Sono tante. Bellezza, e avete 3 volte l'imperatrice. Oh, scusate. Luce, e qui avevate il sole, mi viene proprio da dirvi fate brillare la vostra luce. Mi stavo strozzando. Comprensione e coraggio. Mi viene da dire proprio il coraggio di andare avanti. Muovetevi da questa zona di comfort. Anche qui avete un 9 di coppe. Andiamo con una meditazione di Findorn. Il tuo essere è consapevole del travaglio che la terra sta vivendo. Il tuo essere vive il medesimo travaglio, dal quale non puoi dissociarti, perché non c'è separazione. Consenti all'amore, balsamo che guarisce, di scorrere attraverso di te. Dio è amore e Dio è in ognuno di noi. Rilassati nel mio amore e a tua volta sprizza l'amore divino sul mondo che ti circonda. La prossima volta che ti capita di attendere qualcuno o qualcosa, pensa a queste parole, mettile in pratica e stai a vedere. Tutto lo stress e la tensione scompariranno e tu sarai in pace perfetta. Sii in pace perfetta ora e lascia che mi serva di te. Il mio amore è ovunque, non c'è nessun luogo ove il mio amore non sia presente. Il mio amore è proprio nel centro del tuo essere e si irradia verso l'esterno su tutto ciò con cui entri in contatto. Il mio amore è la vera essenza di ogni singola persona. Se ti trovi in situazioni disarmoniche, io sono qui per armonizzare i tuoi pensieri ed i pensieri degli altri. Quando hai a che fare con l'indecisione, io sono con te per guidarti e dirigerti. Farò in modo che la strada sia in piano. Bellissimo, ragazzi. I messaggi finali sono molto belli, colmi d'amore, direi. Spero che la lettura vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, che vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziono con le credenze limitanti, e lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro con la sezione degli abbonati. Cioè, in quella parte tratto tutto il tema delle credenze limitanti, come trovarle, come cambiarle, ma ci sono anche temi di metafisica e di metamedicina che in generale vi aiutano a migliorare il vostro stato energetico, quindi troverete anche delle meditazioni per pulire il campo aurico, insomma, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nella playlist con le copertine lilla. Bene, detto questo, non mi resta che augurarvi un 2026 splendidissimo, vi mando un forte abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!